Diventare un attore in Italia o negli Stati Uniti? Come diventare un attore di successo? Come diventare famosi? È meglio studiare a Los Angeles o è meglio studiare a New York? O è meglio studiare all'estero in qualsiasi altro paese? Oppure iniziare in Italia? Quanto costa diventare un attore? Bisogna per forza studiare? Queste sono poche delle 1000 domande che ricevo ogni giorno sui social media riguardo al mondo della recitazione. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Delia e oggi voglio rispondere a tutte quelle domande in un video molto riassuntivo su come diventare un attore e come andare negli Stati Uniti per realizzare questo sogno di diventare un attore di Hollywood o di iniziare almeno a lavorare negli Stati Uniti. Se mi conoscete da un po' e se mi seguite da un po', saprete che un anno fa esattamente, sono stato a Los Angeles e sono andato proprio a chiedere a persone esperte o attori che già lavorano là nel mondo della recitazione com'è vivere là, com'è trasferirsi là, cosa serve per i visti, quali sono le scuole di recitazione. Sono stato in alcuni studios per chiedere e per vedere come sono le lezioni, per vedere come sono i costi. Quindi diciamo che mi sono informato bene e anche quando sono tornato in Italia ho chiesto a moltissime persone dell'ambito che cosa ne pensano e quale sarebbe la via migliore per diventare un attore di successo. Io personalmente non voglio esclusivamente concedermi al mondo della recitazione, non è la mia passione non è la mia più grande passione, però a livello di crescita personale ci tengo comunque a provare in questo mondo, perché la recitazione alla fine può essere qualcosa che nel mondo della crescita personale aiuta tantissimo, ti apre la mente e ti fa veramente diventare una persona migliore. Dunque, partiamo da qui. Che cosa serve per diventare attori? In realtà sì, studiare è molto utile, non è mai necessario, si può sempre avere quella botta di fortuna che porta a diventare qualcuno. Ricordate come qualsiasi artista o come qualsiasi freelancer, diciamo che più che studiare, se uno è già bravo e ha le conoscenze giuste, quindi il network, ed ha diciamo un buon tratto imprenditoriale di suo, quindi sa già vendersi bene e sa già andare nei posti giusti e ha voglia di fare energia, diciamo che studiare può essere utile, ma anche non troppo. Quindi non è sicuramente necessario studiare, per il 90% delle persone è molto molto utile. Dunque anch'io sto studiando recitazione anche per aiutarmi a farlo. Tanti personaggi famosi che voi conoscete in TV, in realtà diciamo che hanno iniziato in altri ambiti spesso e sono stati messi come comparse o per caso sono finiti a fare l'attore o a fare delle comparse e quindi dopo hanno iniziato a studiare un po' di recitazione, ma nel mentre già lavoravano, quindi diciamo che l'esperienza forse a volte aiuta anche più di studiare. Quindi vi consiglio sempre che sì, studiare va bene, ma nel mentre cercate di fare esperienza e buttatevi già nel mondo dei casting eccetera. Dunque che cosa serve e come fare per iniziare a studiare? Dove andare per iniziare a studiare? Italia oppure Stati Uniti? Diciamo che esistono 3 vie per iniziare a studiare per diventare attore. Per chi vuole ovviamente diventare qualcuno negli Stati Uniti, sto parlando. Allora, la prima via è quella un po' più costosa ed è quella di andare direttamente negli Stati Uniti e iscriversi a una scuola di recitazione là. Il punto è che serve un visto studentesco che è molto più facile da ottenere di un visto lavorativo, però con il visto studentesco non si può lavorare negli Stati Uniti, dunque bisogna trovare un modo per pagare la scuola che comunque costa tantissimi soldi, vanno a costare anche centinaia di migliaia di dollari e durano anche fino a 5 anni le scuole di recitazione, però si esce completi, si esce con un network, si esce con delle capacità e si esce attori da queste scuole qua, senza esperienza o non troppa, ma si esce attori. Diciamo che quindi è la via burocraticamente più semplice, però è quella più costosa, non tutti se la possono permettere. Dunque iniziare a studiare direttamente là si impara anche bene l'inglese e quindi fare tutto direttamente così. Strada numero 2, iniziare in Italia, in una scuola di recitazione, quindi sempre 1-5 anni in un'accademia. E ci sono quelle scuole che sono anche all'estero, quindi si fanno magari 1-2 anni qui per poi proseguire in 3 anni là. E diciamo che è una via di mezzo, costa meno, però sempre serve il visto studentesco. Quando si esce da queste scuole qua, dopo si ha già le foto, si ha già i showreel, si ha già tutto il materiale per iniziare a proporsi ai casting.
Inoltre si trovano in queste scuole molti casting director che quindi possono diventare tuoi manager, possono diventare tuoi assistenti o possono diventare tuoi mentori che poi ti aiuteranno a andare ai casting, quindi serve un manager o qualcuno che ti aiuti per andare ai casting e trovarli. Quindi iniziare a lavorare direttamente da lì. Ma diciamo che per la maggior parte delle persone che guarderanno questo video e anche per me stesso, la via migliore è la terza via che vi sto per dire, perché quella è un po' più economica, quella è un po' più accessibile per tutti e secondo me è anche quella che non è poi così male. Ed è quella di iniziare a studiare in Italia per poi proseguire all'estero, ma non in una scuola di recitazione, ma in uno studios. Che cosa sono gli studios? Sono corsi che non hanno un inizio e una fine durante l'anno, ci sono sempre durante tutto l'anno, fanno 2-3 lezioni a settimana, dove si paga molto meno, si paga ad esempio cifre come 2-3 mila dollari all'anno a volte, o anche meno, a volte un po' di più, dipende dalla scuola, e si va lì, si incontrano attori, si incontrano casting director, si crea una community, si creano persone, si crea network e in più si continua a migliorare la recitazione. Quindi creare delle basi qui in Italia per poi continuare a studiare là mentre già ci si propone a casting fare esperienza. Dunque questa è la via che sto scegliendo. Un consiglio che vi do è, mentre siete qui in Italia, e queste sono le scuole che vi consiglio di guardare, shout out to Mariela Garriga, una youtuber che adesso ha iniziato il suo canale YouTube, lei già lavora come attrice negli Stati Uniti e ha consigliato queste scuole in Italia. Un consiglio che vi do è, fate questi 1, 2, 3, 5 anni di recitazione qui in Italia in modo da migliorare le vostre capacità da attori. Nel mentre che studiate qui, uno, concentratevi sull'imparare anche l'inglese, la dizione sia italiana che quella inglese. Anche imparare con un accent coach l'inglese britannico, l'inglese americano o lo standard English, che sarebbe quello più corretto da imparare. 2, provate anche a fare un corso, come sto facendo io, di anche altre cose per migliorare le vostre skill in generale. Dunque può essere ad esempio canto, ballo, arti marziali, nuoto, qualsiasi cosa che nel vostro curriculum artistico può completare un po' un personaggio che sa fare più cose. E numero 3, mettete via dei soldi perché vi serviranno per quando andrete negli Stati Uniti, quindi cercate di lavorare mentre studiate. Quando si fa questo percorso, quando si inizia questo percorso nella recitazione qui in Italia, è meglio farlo qui e anche tante persone che ho sentito mi consigliano di iniziarlo qui ed è quello che sto facendo perché 1, costa molto meno, 2, è più pratico, 3, le scuole di recitazione alla fine qui in Italia non sono poi così male. Anzi, a volte insegnano anche qualcosa in più che le scuole americane che sono un po' più commerciali. Si possono fare sia scuole di teatro che anche scuole di cinema che mi insegnano già a essere bravi davanti alla videocamera. Però un altro consiglio è provate anche voi già a migliorare davanti alla videocamera come sto facendo io tuttora in questo momento mentre sto parlando con te, sto registrando un video davanti alla videocamera. Dunque provare a creare contenuti sui social sicuramente è una cosa che vi può anche aiutare a parlare in pubblico e a migliorare, quindi migliorate nel mentre che state studiando recitazione, così per poi quando andrete negli Stati Uniti sarete già pronti a tutto. Quando siete pronti, quando avete finito il vostro percorso qui, quando avete fatto anche qualche workshop o quando avete fatto qualche esperienza o magari già qualche comparsa e qualche lavoretto qui in Italia, come farlo? Cercate i casting, oppure ci sono delle persone, dei manager che vi possono inserire o anche delle agenzie, delle talent agencies che vi possono inserire, le trovate online vicino alla vostra città, vi possono inserire in dei casting, andate ai casting con il vostro curriculum, vi fate un curriculum artistico con tutte le capacità che sapete fare, delle vostre foto fatte bene, a volte vi chiedono anche un semplice video, vi proponete casting, provate già a fare qualche esperienza in Italia, per poi andare negli Stati Uniti. Per andare negli Stati Uniti servirebbe il visto lavorativo oppure il visto artistico. Sono un po' difficili da ottenere, ma in qualche modo, secondo me, si può ottenere. Andate prima per 2-3 settimane o anche un mese con un visto normalissimo turistico, con l'ESTA, a dare un'occhiata a queste scuole. Date un'occhiata, ci sono questi studios, quelli che vi ho detto prima, e qui vi elenco secondo me i migliori, e grazie anche a Mariela Garriga, shout out numero 2, per l'elenco anche di questi studios. Io ne ho visti 2 o 3 di questi qua quando sono stato là, e quindi sono quelli che vi consiglio, soprattutto Margie Haber mi è piaciuto molto, penso di andare a fare quello. Non costano troppo e quindi quelli, dopo aver preso le i fondamentali di recitazione là e essere diventati bravi in più skills,
lì potete veramente migliorare e continuare a migliorare e conoscere gente in America. Anche perché in America in realtà a loro non interessa molto il vostro passato di quello che avete studiato, non è tanto come in Italia. In Italia a qualcuno interessa se hai studiato la Bocconi, se hai studiato qua, se hai studiato là, eccetera, eccetera. Là è più un se dai una buona impressione, è più quando vai ai casting dare una buona impressione, essere il personaggio giusto per quel ruolo, essere capaci e sapersi vendere bene durante un casting. Quindi diciamo che non interessa molto quello che avete fatto in passato, però per vostro conto voi avete tante capacità perché le avete imparate in Italia. Quando andate lì continuate a studiare con un accent coach inglese, continuate a migliorare le vostre skills e con il visto artistico lavorativo che riuscirete in qualche modo ad ottenere, ci sono altri video, non voglio dilungarmi sul visto, ma dovete ottenere un visto per iniziare a lavorare lì, potete studiare recitazione. Potete anche fare un visto normale per poter fare anche un qualsiasi lavoro normale, anche un lavoro da cameriere, eccetera. Trovate uno sponsor che vi sponsorizzi per lavorare lì. Nel mentre potete, perché la vita a Los Angeles in realtà costa abbastanza, e io in realtà, c'è tanta gente che dice New York confronto a Los Angeles. Io in realtà la penso così, penso che New York sia molto utile, però che tutti i talenti emergenti in realtà partono da comunque la California, da Los Angeles. Dunque si può diventare qualcuno a New York, ma New York è più costosa, è più difficile da viverci, è molto più caotica e no, forse più costosa no, però le scuole sono un po' meno accessibili, e già per qualcuno che secondo me ha già fatto un po' di successo. Los Angeles è un po' un talent scout come città, quindi trova un po' le persone anche che sono appena partite. Dunque vi consiglio personalmente, se volete studiare all'estero, Los Angeles può essere una buona opzione. Dunque il piano è questo: studiate in Italia, imparate tutto, i fondamentali, l'inglese eccetera, quando siete pronti andate lì, vedete le scuole che vi piacciono di più, fatevi un piano, mettetevi via dei soldi, tornate in Italia, vi preparate per ottenere il visto lavorativo, anche perché vi servirà un lavoro anche normale all'inizio, non potete lavorare esclusivamente come attori all'inizio, anche perché vi serve un visto particolare per lavorare come attori se volete lavorare solamente come attori. Preparatevi un visto per iniziare a studiare là per un po' di tempo, lavorare come cameriere o qualsiasi lavoro che possiate fare, trovate un lavoro per qualsiasi azienda eccetera, o anche trovate un lavoro nell'ambito della recitazione così da potervi mettervi in contatto con più persone possibili nello stesso ambito, e continuate a studiare. Quindi andate là, lavorate, prendetevi un po' di confidenza con Los Angeles, con tutta la zona, e continuate a lavorare, a fare network, a uscire, a mettervi in contatto con altri attori, con casting director eccetera. Fate esperienza, migliorate il vostro inglese, cercate di ottenere il visto per iniziare a lavorare come attori, e nel mentre cercare qualcuno che vi rappresenti. Quando trovate qualcuno che vi rappresenti, un manager, un assistente o un mentore, vi inizierà a proporre i casting. Per proporsi ai casting servono gli headshots, quindi delle foto con sfondo neutro, molto semplici, in cui si vedono come nella moda, come nel mondo della moda, queste 10-15 foto, anche meno, 6 foto, in cui si veda bene il viso, completamente scoperto, senza trucco, senza gioielli, senza accessori, molto pulite, in cui si vede bene per i casting director, quando si va ai casting, chi si è. Che cosa si fa, quindi una foto tua o più foto con varie emozioni, vari sentimenti, con vari outfit anche, in base anche al ruolo, se volete proporvi per qualcuno o se il vostro manager vi dirà di proporvi per un lavoro, per un casting in cui scelgono un ruolo per una persona in ufficio, avere un headshot o una foto in cui si vede te intero o solo la faccia con un vestito formale sicuramente è una cosa che aiuta. Eppure i vostri dati, il vostro curriculum artistico con tutte le cose che sapete fare, le vostre misure, le vostre taglie, la vostra età, tutto quello che avete fatto in passato, che cosa sapete fare, che cosa non sapete fare, chi vi rappresenta e le agenzie che vi rappresentino. Quindi può essere un talent manager, un talent scout, un assistente, può essere un manager, o può anche essere un'agenzia, una talent agency che vi porta ai casting. Alcuni chiedono anche, soprattutto nell'era digitale, degli showreel, ovvero del video in cui vi presentate per capire come siete, la vostra, come parlate, eccetera, eccetera. Però diciamo che quello è un video che potrei fare
successivo a questo, perché è un mondo, prepararsi ai casting è un mondo completamente diverso da come fare per studiare, quindi direi di interrompere il video qui. Diciamo che quindi voi ora sapete come arrivare al punto in cui siete in America, state studiando e siete pronti ad approcciarvi al mondo del lavoro come attore, o almeno iniziare a fare qualche comparsa, eccetera eccetera. Nei prossimi video parlerò di come iniziare a lavoricchiare anche in questo mondo della recitazione. Dunque, dal momento in cui avete finito di studiare o state ancora studiando, perché ricordatevi che bisogna aggiornarsi in continuazione, iniziare pian piano con qualcuno che vi rappresenti a proporre dei casting. Servono gli headshots e tutte queste cose qua che vi ho detto prima. Ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se avete qualsiasi domanda scrivetemela qui nei commenti sotto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!